In questo video ti parlo di questo microfono, lo Shure MV88 USB-C, un microfono davvero particolare e te lo faccio sentire attraverso la sua app, l'app di Shure, dalla quale puoi effettivamente andare a modificare tutti i parametri. È un microfono che ha tantissime caratteristiche e in questo video te le racconto tutte. Come ti raccontavo nell'introduzione, oggi parliamo di un microfono USB-C stereo davvero molto particolare. Innanzitutto ringrazio Shure per questa bellissima collaborazione con Thomann e ringrazio ovviamente Thomann per avermi inviato questo microfono. Allora, è un microfono particolare. In questo momento stai sentendo la registrazione audio da questo microfono, ok? Quindi tutto quello che senti in audio viene fuori da questo microfono. È un microfono molto particolare perché? Perché è un microfono USB-C, lo colleghi al telefono, scarichi l'app gratuita di Shure e basta, e sei pronto. Quindi è un microfono veramente semplicissimo da utilizzare. In questo video ti faccio vedere anche l'app di Shure con tutte le sue caratteristiche, perché grazie a quell'app puoi controllare per esempio i 4 pattern polari di questo microfono. Sì, ce n'ha 4, quindi c'è il cardioide, c'è lo stereo, c'è una combinazione tra cardioide e stereo e c'è una angolazione da 135 gradi a 60 gradi, quindi puoi scegliere tu l'ampiezza della ricezione di questo microfono. C'è un denoiser in tempo reale che funziona veramente molto bene, c'è un auto gain che funziona altrettanto bene, quindi come dire, se vuoi concentrarti solo sulla registrazione dei video per YouTube, dei video podcast, di quello che ti pare, grazie a quest'app puoi farlo tranquillamente, perché ti basta selezionare uno dei 5 preset, in questo caso io sto usando voce parlata, e basta, fa tutto lui in automatico, perché ha già un equalizzatore, ha già un compressore, il denoiser, un filtro low cut, l'auto gain, insomma tutte le funzionalità e tutte le caratteristiche per far suonare al meglio la tua voce. E tu lo stai sentendo, perché io sto registrando da questo microfono e non aggiungerò nessun effetto ovviamente in post-produzione, se non portare tutto a meno 14 lufs. Ora, prima di andare ancora avanti con questo video, unboxing. Bene, ora che hai visto quello che viene fuori dalla confezione, che praticamente è il microfono, ma con quella custodia rigida molto molto interessante, che secondo me è comodissima da portare in giro, perché questo è un microfono che devi avere sempre con te per creare contenuti on the go, come dicono gli americani, no? Quindi devi creare contenuti quando c'è il momento giusto. Ecco, quella custodia rigida secondo me è molto utile, perché lo puoi mettere in borsa, lo puoi mettere dove ti pare e sei sicuro che il microfono non viene danneggiato. Adesso, come ti raccontavo prima, voglio farti vedere l'app, perché sono sicuro che la troverai interessantissima, perché grazie all'app puoi entrare nel settaggio di questo microfono e cambiare tutte le impostazioni. Come puoi vedere in alto c'è il disegno del microfono e sulla destra c'è un indicatore del gain, in modo tale che tu abbia sempre sotto controllo il gain. Abbiamo nome dispositivo che puoi anche cambiare, abbiamo impostazioni di blocco on e off, appunto per bloccare le impostazioni del telefono in modo che non possano essere cambiate. Quando siamo soddisfatti delle nostre impostazioni possiamo anche andarle a salvare, quindi in questa pagina dove troveremo tutti i preset che ci siamo creati. Abbiamo il silenziamento, come vedi in questo momento il microfono ha un alone rosso intorno perché è disattivo, infatti c'è anche il simbolino rosso in alto a destra sull'indicatore del gain, così lo riattiviamo. Abbiamo una funzionalità molto interessante che è il livello auto, come vedi in questo momento è on. Se io la disattivo
posso andarmi a regolare manualmente il gain e posso andarmi ad attivare o disattivare il limitatore. Ora, io ti consiglio, siccome funziona bene in entrambe le situazioni, io ti consiglio di applicare livello auto, così sei tranquillo, non devi preoccuparti di niente, fa tutto il microfono. Ok, andando ancora più giù abbiamo 5 modalità di settaggio di equalizzazione del microfono. La prima è la modalità parlato, la seconda è la modalità canto, la terza modalità piatta, quarta modalità acustica e 5 modalità band. Ti faccio vedere un po' le differenze, perché ci sono delle differenze man mano che scegli uno piuttosto che l'altro. Allora, nella modalità parlato abbiamo qui un pattern polare cardioide, che noi possiamo anche switchare tra stereo, ok, bidirezionale mono sarebbe. Poi abbiamo anche questa modalità che è sia cardioide che stereo, ok? Ma abbiamo anche un'altra modalità molto interessante, che è questa, una modalità stereo dove possiamo andare ad ampliare la ricezione del microfono da 135 gradi fino a 60 gradi, in modo che possiamo scegliere noi effettivamente dove il microfono deve essere sensibile, dove deve andare a riprendere. Torniamo di nuovo nella modalità normale che abbiamo scelto, quindi quella lì per modalità parlato, e vediamo che qui sotto abbiamo un filtro passa alto che può essere spento, 75 e 150. Ti consiglio al massimo 75, di non andare su 150 perché è un po' aggressivo. Equalizzatore, possiamo andare tranquillamente a modificare la nostra equalizzazione come vogliamo. E poi abbiamo Denoiser in tempo reale, che è una funzionalità che in tempo reale riesce a dare priorità alla voce andando a eliminare tutti i rumori di fondo, ed è una funzionalità molto 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 interessante. Andando ancora giù abbiamo belle specifiche, il tasto per l'aggiornamento del firmware. Se andiamo per esempio su modalità canto, vediamo che compare il compressore, che può essere spento, luce sarebbe light, è una traduzione sbagliata, medio e alto. Ok, abbiamo 3 livelli di compressione. Abbiamo come al solito il pattern polare tra cui scegliere, e andiamo ancora più giù, abbiamo questa volta scambio destro-sinistro, non so, potrebbe essere utile, abbiamo l'equalizzatore. Quindi come vedi, ogni volta che scegliamo una modalità, andiamo su piatta in questo caso, ogni volta che scegliamo una modalità compaiono delle funzionalità piuttosto che altre. Vedi per esempio il denoiser in tempo reale non c'è perché non è stata selezionata la modalità voce, mentre c'è il compressore. Insomma, ogni volta che selezioniamo qualcosa cambia l'app. Poi il secondo tasto qui in basso a destra è registrazione, dove possiamo scegliere effettivamente il formato della registrazione. Ti consiglio Wave come ho fatto io, e la massima risoluzione possibile 24 bit 48 kHz. Ok, dopodiché abbiamo libreria, ovvero dove vanno a finire tutte le registrazioni che facciamo, e in ultimo impostazioni, che semplicemente vedi gli accordi legali, feedback, l'assistenza, la memoria del backup, lo schermo acceso, l'aspetto, insomma tutte cose meno importanti rispetto a quelle che abbiamo visto prima. Sono ancora dentro l'app della Shure e ho configurato lo Shure MV88, questa volta in modalità senza riduzione del rumore attiva, quindi stai sentendo, diciamo, la modalità voce parlata con pattern polare cardioide, ok? Quindi al di là di questo non c'è nulla attivo. Adesso attiverò il riduttore del rumore in tempo reale in modo da farti sentire la differenza. Siamo qui al parco, come puoi vedere, quindi ci sono rumori di macchine in lontananza, c'è un po' di vento, gli uccellini, persone che parlano. Vediamo com'è attivando la riduzione del rumore in tempo reale. Ok, allora in questo momento stesse impostazioni precedenti, tranne che con la riduzione del rumore automatico, quindi stessi rumori, stesse persone, stesso tutto, sempre nel parco, però questa volta c'è la riduzione automatica del rumore che, come puoi sentire, funziona veramente tanto bene. Io non sono un fan di tutte le riduzioni in tempo reale o anche degli interventi in tempo reale, perché preferisco che questi vengano fatti poi in post-produzione, però mi rendo conto che se devi fare una live, devi fare un video che deve essere pubblicato immediatamente, la cosa migliore che tu possa fare è appunto attivare la riduzione del rumore, e Shure mi pare che lo faccia veramente bene. In questo momento sto usando lo Shure MV88 senza riduzione del rumore, quindi puoi sentire, dietro di me c'è una strada abbastanza trafficata, quindi puoi sentire che ci sono rumori di bambini in questo momento che stanno attraversando la strada, macchine che passano, quindi aspetto ancora qualche secondo che ci sono delle macchine, così le puoi sentire, ok?
In questo momento, esatto, perfetto, stanno passando anche le macchine. Benissimo, adesso che cosa faccio? Provo a attivare il riduttore del rumore, vediamo la differenza. Ok, allora in questo momento ho attivato la riduzione del rumore in tempo reale, quindi stai sempre vedendo, perdonami ma non riesco a tenere fermo il telefono, stai sempre sentendo, ok, il rumore. In questo momento ci sono macchine, ci sono motociclette che passano e le vedi dietro di me. Questo è il suono che puoi ottenere con la riduzione del rumore attiva. Credo che sia una cosa veramente interessante questo, e credo che Shure abbia fatto un microfono, l'MV88, veramente molto bene. Soprattutto quest'app è in grado di settare ogni singolo parametro del microfono. Bene, credo di averti raccontato veramente tante cose su questo microfono, ma ci tenevo perché è un microfono apparentemente semplice, perché effettivamente lo puoi usare in maniera semplicissima, lo colleghi e via, basta, è pronto. Però è un microfono molto potente che ti permette di poter ottenere il massimo dalla tua registrazione, sia che si tratti di voce parlata, di musica, di canto, di quello che ti pare. Quindi è un microfono veramente versatile e veramente potente. Ringrazio ancora una volta Shure per questa splendida iniziativa e Thomann per questa collaborazione, e se hai dubbi, domande, curiosità, commenta pure questo video e io, come sai, ti rispondo nel più breve tempo possibile. Grazie mille e noi ci vediamo prestissimo.